L'Organizzazione Mondiale della Salute ha pronosticato che nel 2020 le malattie che più colpiranno la popolazione saranno quelle cardiovascolari, seguite da quelle psichiche. Tra queste, la depressione ha sempre avuto grande diffusione e rilevanza. Non ha limiti geografici, colpisce persone ricche quanto persone povere, soprattutto situate in grandi città, più donne che uomini. La parola depressione rimanda al concetto di diminuzione, che nel suo quadro clinico si sposta su frangenti quali quello emotivo, cioè uno spegnimento delle emozioni, quello relazionale, i contatti umani si diradano, quello fisico, il corpo si sente spossato, e anche delle capacità cognitive, la memoria tende a faticare. Oggi voglio parlarvi di alcuni campanelli d'allarme che è bene ascoltare e successivamente vedremo alcune strategie per mettersi al riparo e tornare su una buona strada, evitando una brutta caduta. Il ritiro dalle relazioni. Può essere il ritiro dalla relazione sessuale nella nostra vita di coppia o ancora la rinuncia a frequentare con costanza quelle che sono le nostre amicizie quotidiane, oppure ancora il diminuito interesse rispetto a quelli che sono i nostri hobby e passioni di tutti i giorni. La comparsa di sintomi fisici prima non presenti, come può essere una crescente stanchezza fisica o ancora una perdita dell'efficacia della nostra memoria e così via. Trascuratezza nella cura di sé laddove prima invece questa componente era fortemente presente. Questo può tradursi in una scarsa attenzione nel come ci si veste, oppure nella scarsa attenzione all'igiene personale. Più in generale si rimanda al concetto del trattarsi con poca cura e poco rispetto di se stessi. La soluzione più frequentemente adottata dalle persone che si trovano vicino a chi soffre di depressione solitamente è inviare loro dal medico. Benché io sia molto favorevole alla necessità di chiedere aiuto a terzi qualora da soli non si riesca a risolvere la propria problematica, credo molto opportuno che si cerchi in prima persona di contrastare la tendenza di chiudersi in se stessi e di lasciarsi andare. È la chiusura relazionale che va contrastata e pertanto è solo dentro la relazione che ci si salva. È questo il motivo per cui non è che delegando a una terza persona o a una bacchetta magica la questione si risolve. 3 pratiche utili per contrastare la depressione. Riprendere le relazioni. Vuol dire aprire la porta di casa invece che chiuderla, riprendere quindi i contatti con le nostre amicizie, ma anche con quelli che sono i nostri hobby e interessi. Sport moderato. Non vuol dire necessariamente fare palestra tutti i giorni o andare a correre mezz'ora, ma può essere anche semplicemente fare delle passeggiate, meglio se in compagnia. Provare piacere. Dedica del tempo a fare qualche cosa che ti piaccia. È il più potente e sottovalutato antidoto alla depressione. Purtroppo molti di noi, se si sottopongono all'esame del piacere, non ne escono bene. Allora prova a chiederti: che ruolo ha il piacere all'interno della tua vita? Cosa fai ogni giorno affinché tu possa provare del piacere? Se la radice della depressione ha attecchito e affonda nel profondo, allora sì, è bene affidarsi a una psicoterapia. E tu, hai mai attraversato un periodo di tristezza profonda? Come hai fatto a uscirne? Quali strategie hai adottato? Se hai voglia, condividile nello spazio dei commenti sottostante a questo video. Ciao e alla prossima!